Buongiorno a tutti quanti. Oggi è il momento della verità. Aspettate che arrivo, portate pazienza. Razorine, il DE della Razorine, quindi testina dello Chevette con manico in acciaio. Allora, bellissimo, è veramente esteticamente bellissimo, e anche se se la testina è in ottone è ben lucidata, bella scorrevole, veramente bello. Ecco, sono due manici, io ho solo questo, con questo manico qua è un po' pesantuccio in relazione alla testina. E quindi cosa ho fatto io? Ho deciso un attimo che arrivo, di metterci il manico del charcoal che è in acciaio ma vuoto dentro, per avere un bilanciamento migliore, che tra l'altro va dentro così preciso che diventa ancora più bello. Allora, è vero che non è facile centrare la lametta alla perfezione, però basta muovere un filino, appena la vedi dritta fissi e basta. Eccolo qua. Vediamo come si comporta, dopo ne parliamo. Sicuramente non un rasoio da neofito, questo ce lo possiamo pure dire. Non so se ho fatto bene o male, però ho rischiato di mettere una lametta molto tagliente, quindi la Super Iridium. Vediamo se la mia intuizione è giusta o sbagliato. Ero sbagliata. Ciuffo sintetico, mi devo informare perché non mi ricordo più, l'ho preso da un privato col manico in corno sintetico. Mi sembra che sia della Bullfrog, però non mi ricordo di preciso. Veramente un bel pennellino. Un bel pennellino, l'ho trovato a un buon prezzo e l'ho preso. L'unico problema è che è piccolino e quindi un po' fatica da gestire, in più scivola in mano una volta bagnato, quindi è una cosa un po' più estetica che funzionale, però funziona benissimo e sono contento di averlo. Come sapone, visto che mi mancava da provare, ci spariamo il Lodrino, ma in versione tallovato, Riviera, quindi in floreale. L'altra volta, se vi ricordate, abbiamo provato il tallovato che non male, che il vegetale, scusate, non male, ma con quello che costa, sinceramente, ad oggi ci sono troppi marchi che secondo me sono superiori. Vediamo se il tallovato ha una marcia in più o se più o meno siamo lì. Pasta piuttosto dura, a parte che devo dire che ce l'ho lì da sicuro un paio d'anni, o un anno e mezzo sicuro, quindi ci può essere anche che si sia indurito nel tempo. La profumazione devo dire che è uno dei più buoni floreali che ho, cioè veramente sa di bouquet di fiori. A chi piace il floreale, a me non dispiace per nulla, è veramente fantastico. È molto molto realistico. Ecco, per dire, sto pennellino, vediamo se riesco a informarmi, e poi magari lo metto nella descrizione o nel titolo. Io lo trovo superiore sia al Mule sintetico che anche al coso, come si chiama, che ho provato, sempre piccolino così, un po' particolare, mamma mia, il pennello francese Plisson, il Plisson è di quel tipo lì, cioè si assomigliano l'uno con l'altro, ma questo qua per adesso è il più particolare e il migliore che ho provato.
il rasoio è super super emozionante, c'è un taglio che è qualcosa di veramente fantastico. Certo che è un rasoio, lo posso già dire adesso, che ok, chi si rade magari una volta, due a settimana, ok, chi non cerca proprio il contropelo perfetto, cioè nel senso il super BBS in ogni angolo, quindi dice ok, faccio pelo obliquo, magari con contropelo veloce, hai gran risultato, super emozione, però se insisti questo qua, se continui tutti i giorni, ogni 2 o 3 giorni continui, è dura, o usi solo questo e ti fai una mano perfetta, altrimenti questo qua è tremendo. Quindi angolo super aperto e via. Dopo, io ho una pelle estremamente sensibile, quindi in più ho delle zone molto ostiche da fare, perché avere un contropelo tutto in obliquo così non è facile, quindi chi magari non ha problemi come i miei di pelle molto sensibile, di punti troppo ostici, questo è un rasoio fantastico perché è profondo e comunque anche delicato, cioè a confronto più di un Icon Tech che morde, questo qua è molto delicato in rasatura, però non ha geometria, cioè la geometria la devi fare tu, è uno sciavette in tutti i sensi. Perché dico che non ha geometria? Perché taglia così, cioè taglia sempre il rasoio. Però logicamente per tagliare bene devi avere l'angolo giusto. Altrimenti lui è sempre dolce, ma ti porta via anche la pelle. Ecco, questo non se ne accorge della differenza fra il pelo, fra l'obliquo, e lui passa e taglia. Perché ho optato, nonostante che il rasoio sia quasi estremo, per una lama molto tagliente, non ad esempio una lama delicata? Perché nella mia prima prova ho usato una lama molto delicata, cioè la Wilkinson, quindi con 5 coperture. Cos'è che succede? Che sì, tu senti la lama molto delicata in viso, però quando hai una lama esposta così, un pelo abbastanza duro, una pelle delicata, la lama non riesce a tagliare precisamente molto bene, quindi anche se tu vedi delicato un po' si muove e ogni cosa che, ogni minimo saltellamento rischi red point o comunque dei danni. Quindi ho detto, una lama bella dura e tagliente, in teoria dovrebbe dare più stabilità in rasatura, vediamo se è vero. O magari mi trancio e cambio idea. Vediamo. Mi dico che il tè lavato mi sta piacendo molto di più del vegetale. Lo trovo più morbido, un po' più scorrevole, molto più piacevole. Profumazione veramente fantastica. Mi sta piacendo questo qua. Lo vediamo dopo.
È un rasoio che non è da aver fretta la mattina, ve lo dico. Però me lo immaginavo un rasoio assolutamente ingestibile, invece è un rasoio molto molto profondo, ma piacevole. Ecco, quando sentite cra cra cra, è perché se c'hai la barba dura, questo è il suono che senti. Quando vedete qualcuno che passa il rasoio e non senti nulla, vuol dire che c'ha una barbetta molto carina e coccolosa. Allora, qualche micro red point mi sta saltando fuori. Evidentemente la lametta era meglio una lametta meno estrema. Quindi quello che ho detto prima, la mia idea che avevo è sbagliata. Tanto per cambiare. Prossima volta proverò con una nacet, una via di mezzo. Super iridium troppo, veramente troppo. Oh, ci sta, si prova. Però vi dico che è un rasoio non da sempre, cioè non da tutti i giorni, almeno per me o chi ha una pelle delicata. Ed è un rasoio comunque va usato, va capito, ci vuole pazienza. Ma vi posso anche dire che è un rasoio molto, molto, molto bello da usare, cioè veramente, veramente molto bello. Mi sta dando quasi più problemi adesso che l'altra volta, quindi ecco un'altra cosa che qui non ci potete mettere qualsiasi lametta, secondo me. Bisogna che provate un bel po' di lamette e trovate quelle adatte. C'è un rasoio comunque particolare, un rasoio che non permette tutto, non si può far tutto, ma nonostante il suo carattere estremo, secondo me, quando si è fatto la mano, lo si riesce comunque a gestire. Ecco, questo intendo. Dopo, chi non ha problemi come me di pelle super delicata e via dicendo, questo può essere veramente un rasoio definitivo. Veramente, e volendo tu lo puoi usare anche tutti i giorni, però puoi farti tipo pelo in obliquo, ecco, fare contropelo tutti i giorni, secondo me no, cioè, devi avere una pelle veramente tanto resistente. Però se adesso voi guardate, io sarei già pulito, io mi potrei fermare, quindi quando vai a insistere dopo che...
Bene. Cioè, bisogna dire che già così è una signora barba fatta. Logicamente non mi permette come un R41. O magari ci devo trovare la meta giusta, di fare i miracoli. Ok, però a parte qualche micro red point, robetta piccolina, cioè ragazzi, una gran rasatura e non mi sono sentito in pericolo. Sai però che lo devi rispettare, quindi devi usare un angolo, devi usarlo in un modo, mettiamo un po' di astringente, che come vuole essere usato, ecco, non è da sottovalutare, non è un rasoio da usare ad occhi chiusi, è un rasoio molto emozionante, cioè un rasoio che uno deve dire ok, adesso mi metto lì e mi faccio la mia rasatura con calma, mi seleziono le lamette, trovo quelle adatte al rasoio, adatte al mio viso, qua ci vuole proprio adatte al rasoio, quindi anche questo dovrò provare più di una lametta, però ragazzi è un rasoio che è uno spettacolo da usare, quindi anche se è estremo, ma l'emozione di taglio che ti dà questo rasoio qua ce ne sono gran pochi. Quindi 40 €, ad esempio su Pachamama, Elisabeth Occhi, avete la spedizione gratuita. O se no, guardate anche altri siti che li vendono, insomma, lo comprate dove vi pare. Su Barba e Buffy dovrebbe esserci il 10% di sconto, però pagate la spedizione se non superate una soglia. Certi vi danno anche i 2 manici, magari quell'altro forse è anche un po' più leggero. Vedete voi, i manici sono molto belli in acciaio, sono fatti bene, non sono manici, ecco, spettacolari, ma sono ben fatti, cioè si vede che è un lavorato, si vedono un po' i segni della tornitura, non è che sia un rasoio fantastico, ecco, però per 40 € ragazzi miei, rasoio, 2 manici o anche comunque con un manico e testina li vale completamente tutti perché è fatto veramente bene. Ragazzi, cioè, per via di un paio di micro red point, perché questo qua logicamente brufolettino, puntino, qualsiasi cosa lo porta via, inutile, non è un rasoio permissivo, ecco. Però non ho nessun tipo di irritazione, quindi comunque è un rasoio che ti permette delle belle rasature, fatte con calma, con la lametta adatta. Ragazzi, il rasoio qua è spettacolare per me. E allora, come after, floreale, cosa ci abbiniamo al floreale? Intanto mi metto un po' di crema al lime, che oggi me la voglio godere fino in fondo, della Crabtree Avenue. E dopo mi metto anche l'after, così me la godo fino in fondo. Ok. E adesso ci spariamo un po' di aftershave. Ci mettiamo questo qua che adoro alla grande. Anzi no, ho voglia di sì, no, mettiamo questo, dai, via. Saint Bernard. 6-7 € di aftershave Saint Bernard. Fantastico, veramente fantastico. Alcolico, ma
senza esagerare, e ti lascia una pelle che è qualcosa di meraviglioso. Allora, arriviamo al dunque. L'odrino. Allora, un po' come il vegetale, adesso non posso giudicarlo al 100%, però un po' l'ho capito comunque. Non ha la protezione che ti dà i pig tagliovati come può essere gli americani o altre cose. Perché io sento, cioè, abbastanza vaporoso, appena metti un po' d'acqua tende ad essere un po' vaporoso e non va proprio in profondità come lavora il vegetale in realtà. Però tra i due questo c'ha un passetto in più, secondo il mio parere, c'ha un passetto in più, sia sulla scorrevolezza che sulla protezione. Ma giustificare quasi 30 euro di sapone, se non ero, per me no, ve lo dico, per me no. Costasse 16-17, ci può anche stare, sapone bello duretto, lavora bene, ottima profumazione, 30 euro, no. Questa è la mia. Però bel saponetto, ce l'ho, lo uso volentieri, ma lo regalo a mia moglie che se lo gode. Ecco, pennellino, vediamo se è della Bullfrog, non lo so, mi informo, chiedo a chi me l'ha venduto e gli faccio sapere, ma a parte che scivola ed è un po' piccolino, però il ciuffo è da paura, lavora veramente, veramente molto molto bene. Non so il costo, io l'ho pagato 25 euro spedito, usato, quindi non so il costo, però è veramente un bel pennellino. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Cosa posso dire di un rasoio così? Che il prezzo che ha, italiano, fatto completamente in Italia, fatto bene così e ragionato in questo modo qua, ok che è la testa dello Chevette sul manico del DE, ok, però è una bomba, cioè è veramente spettacolare. Quando ho voglia di mettermi in gioco, questo è il rasoio. Questo è il rasoio. Chi non ha problemi come me di pelle delicato, via dicendo, trovate le lamette adatte. Questo qua lo potete usare, secondo me, anche su 2 o 3 giorni, senza insistere troppo, lo potete usare senza problemi. È un rasoio fantastico. Quando lo usate, c'è proprio vi dà proprio l'impressione quasi di usare proprio lo sciavette o mano libera, cioè vi dà proprio quella sensazione di taglio che devi gestire tu, emozionante ma non aggressivo, molto efficace ma nello stesso tempo ti lascia un po' di gioco. L'hai con te che quando vai anche in contropiede nella zona baffi qua proprio io sento che morde. Questo no, questo è sempre dolce, delicato, però emozionantissimo nel taglio. È spettacolare, bellissimo. Per me, che ho queste difficoltà, devo assolutamente beccare della meta adatta, magari nel Nacet, una Gillette Nates, una rapira Swedish, una rapira russa, adesso vedremo. Devo trovarci la meta giusta per questo rasoio, ma una volta che l'ho individuata, questo qua, quando ho voglia di farmi quella sbarbata veramente goduriosa, anche se mi scappa magari qualche paio di micro red point, chi se ne frega veramente. Cioè qua lo dico, chi se ne frega se mi scappa red point. Spettacolare. Io l'ho preso da Pachamama, anche perché sono due ragazzi d'oro, ok? Quindi se uno non interessa i due manici o via dicendo, sono due ragazzi d'oro, fanno quello che fanno con una grandissima passione. Sosteneteli, ve lo dico col cuore, io lo faccio perché ci tengo. Sono due ragazzi spettacolari, a parte che fanno anche le ciotole che avete visto, le ciotole in ceramica, fanno bei lavori, ma dopo sono ragazzi con un cuore grande così, che fanno le cose con amore per i propri clienti, hanno un rapporto con le persone meraviglioso. Sostenete questi produttori italiani che hanno un grande amore per la nostra terra, per il proprio lavoro e per noi appassionati. Io la vedo così. Quindi non mi interessa se l'altro con lo stesso prezzo mi dà un manico in più o in meno, ci dà la spedizione gratuita, 40 euro, avete il rasoio, sostenete sti ragazzi che se lo meritano. Questo è quello come la penso io. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Sicuramente questo Rasoline lo rivedremo di nuovo. Nel frattempo mi seleziono qualche lametta e magari vi porto una sbarbata di lusso. E dopo è un rasoio che va capito, ma che secondo me merita l'attenzione di essere capito nel tempo. C'è un rasoio
che qualità, prezzo, fattura, sensazione di taglio, tutto quello che ti trasmette è un rasoio che va assolutamente, cioè va posseduto, tenuto e capito, usato, selezionato. Cioè, ecco, questo è un rasoio di cui altri magari dico, ma se non mi va con tutte le lame o che va con una lama solo, un rasoio lo elimino. Questo no, questo anche se va con una lama solo, la trovo, perché ti dà un qualcosa di rasatura che altri rasoi non ti danno. Questo è il mio pensiero. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!